Allora, arrivati come già potete vedere nel nostro parcheggino, ma prima di essere arrivati al parcheggino dell'Eurospin siamo andati a ritirare un po' di roba in casa di mia suocera, che ci ha fatto un piatto di pasta al volo, tutta roba che abbiamo ordinato in questo periodo, che non sarebbe arrivata in tempo o quant'altro, quindi l'abbiamo ordinata e fatta arrivare da lei. Questo scatolone sono BMS per future batterie. Per aggiustare le scarpe. Per aggiustare le scarpe. Poi qua abbiamo roba che ha preso Jessica su Temu, un tappetino per proteggere la nuova piastra induzione, se no non ne faceva una ragione, non andava bene. Bilanciatori attivi, strumenti per panificare meglio, la nuova dinamometrica piccolina, questa qua che serve per stringere bene i dadi delle batterie, cavi e cavetti Victron. Non dire qualcosa Victron. Quello sono i separatori delle celle, adesivo del Bulldog, bilanciatori lì per le batterie, dischi di ricambio del mio, spero che uno di tutti questi che ho comprato, perché hanno presi, qualcuno dovrebbe andare bene per la mia circolare, quella qui, dovrebbero andare tutti bene. Li ho presi di diversi modelli perché questo è nero e per il ferro, se non ricordo male, questi sono da legno. Non so perché l'ho preso per il ferro, forse perché l'avevo trovato a un prezzo buono e dovessi tagliare qualcosa di ferro dritto da provare. Quindi questi sono i dischi della circolare. Giochino nuovo di Pippo. Che bello! Unboxiamo il giochino nuovo di Pippo, è enorme sta fare, non so se va diviso. Non ci sta più lui in gabbia. È unico. Sì. No. È un giochino. Ognuno lo mettiamo fuori. Come un giochino. È un gioco. Da appendere. Enorme. Guardate che bello Che che è. bello, Pippo! Questo c'ha paura. Questo c'ha paura. Vedere. Sì, un pochettino di paura poi. All'inizio. Bro, guarda cosa c'è, bro. Guarda che bello! Guarda, c'ha paura, scappa. Guarda che bello, amore, quel Quanti giochino. colori. Tutto ecologico, tutte cose naturali. Poi 2 faretti comprese USB molto belli che devo finire di montarli domani con un inverter che deve arrivare a Victron. Abbiamo provato a prendere la catenella da mettere alla zampetta per Pippo, ma è elastica, non è fil di ferro, quindi voglio dire, dovesse, che già bisogna sperare che se la fa mettere. Sì. Però vediamo se riusciamo a fare questo upgrade. Se riusciamo, sì, piano piano, magari con questa e poi mettere la pettorina. magari più avanti mettere la pettorina, perché questo qui per fortuna ha questa cosa che si allunga e quindi anche se lui vola, sentendo già la gamba che tira un pochettino con l'effetto molla dovrebbe già tornare, sì. Ma non ha lo strattone, che è quello che danneggiava. È meglio questo perché è meno colorato. Questo qua è per la pesca. Queste sono cose della pesca. E questo è qui l'anellino che glielo dovessi che ridere alla zampina. Alla zampina tu gli dovresti mettere questo affare qui. Ciao. Mamma, è piccolo questo. Ho preso il grande. Il medio ho preso. C'era piccolo, medio e grande. Ho detto il grande sarà per Liara. Ah no, è questo quello che va al piede. È questo? Ma ci sono di diverse misure, mi sa. Ah, forse te le mandano tutte, anche se io ho selezionato solo la media. No, può essere. Boh, vabbè. Perché praticamente questo. Paradenti per Christian per il monopattino, perché iniziando a fare acrobazie un po' più importanti ci vuole. Un cavetto. Manopole per il monopattino nuovo del Mini Bro. Felpa della Jessica. Felpa di Jessica, guardate cosa si è comprata, una felpetta. Una roba elegante, non preoccupatevi. I tessuti sono un po'. Sì. Va bene per i prezzi, ma. Sì. C'è tutta roba di Temu, tutta roba. Da eurini, pantaloncini. Molto da pochi soldi, però. Non siamo ricchi. Di Jessica. Questa è un po' elegante. Sì. Per il battesimo. Che carina che è. Muore di caldo, non sa fare. Ah, adesso questo è bene. Ok, poi? No, il battesimo, poi mi prendo il vestito. Maglietta. C'è a far vedere quella col Bulldog? Sì. Pantaloni lunghi. Questi sono da mettere con gli stivaletti, belli molli, quelli che tipo che ti sei caccato addosso. Cioè, guarda dove mi arrivano. E questi qui sono quelli da mettere o con lo stivaletto o comunque con una scarpettina aperta un po' più elegante. Vedi che l'ho presa. Quando li metterai non lo so. Sono sicuro che sta roba gliela vedrete solo con scarpe da ginnastica. Ma guarda, ci gioco quello che volete. Guardate che carino. Questa è l'unica cosa che ha comprato a me.
che bella. Quanti XL è quella a fare il Bulldog? È altro che in statura originale, Ma è enorme. ci vuole, È Bernice. È Bernice. E quello che cos'è? Cose che io e Angelo odiamo. Cose adesive. Niente, non con vi preoccupate brillantini. che sono cose mie queste. Ah, ecco. Cose per il telefono. Vabbè, quelle sono utili, il parasca per te soprattutto. Sì, anche perché €1 Cosa sono ste fare? Non lo so, da mettere Le dentro zampe. la doccia. Dentro la doccia. Nel mamma. piatto doccia? Nel piatto doccia. Per Quelle far lì sono cosa? per la vasca, ma No, va bene, anche nel piatto doccia. Per non perché così scivolare non si rovina. e non si rovina. Devi incollarle? Sì, così. Sono adesive. Devi andare a fare la camminata, hai detto, non attaccare quelle ora. Queste sono le mie cosine e non me le dovete toccare, me le sono comprate, pagate coi miei soldi. Troppi adesivi per i miei gusti. Adesivi, ma da mettere dove? 2 adesivi. Buttali via. Cosa mi... Time, caffettino questo è time. bello. No, questo sì. È scritto però in inglese, ma al contrario. Coffee time. Cioè il caffè in un modo e la scritta nell'altro. Perché stacchi solo la scritta. Coffee time. Sì, ho capito, ma perché si toglie solo la scritta? Sì, sono sì, separati. sì. Coffee time. Quello è bello, quello non so dove lo metteremo, però è bello. Per te era cos'è un altro adesivo? Qualcosa. Una maglia. Cosa? Una maglia. Questa te l'hanno regalata. Vabbè, un po' di unboxing l'abbiamo fatti, eh. Ah, là c'è altri bilanciatori, altre cose, bus bar, fusibili, altra roba di Amazon. Boh, un po' di soldi abbiamo spesi anche. Vabbè, Io non ho speso tanto in tutto alla fine. Io in tutto ho speso 60-70 euro. vabbè, io è materiale che mi serve, nel senso non è roba per me. Cioè, per me c'è la dinamometrica che vabbè serve per lavorare. E cosa ci faccio con la dinamometrica? Mica ci vado a ballare. I faretti sono di un cliente da montare. E le lame del seghetto da sostituire perché non taglia più. Bus bar, cose varie. Ah, e questo anche. Cosa c'è scritto? Il bulldog da Have a good day. È un buongiorno. Bello. Da mettere dove quello ha Sul detto? gabinetto. Il gabinetto. Sul gabinetto. È apposta da mettere nei gabinetti. Vabbè, poi... Compriamo cose per il casco. Tornate a roviniamo il casco. Non è vero, sono belli miti, sono carini. Sistemato tutto quello che abbiamo comprato. Abbiamo preso, abbiamo rifatto ordine nel camperozzo. E ora, visto che ieri in nave non abbiamo fatto niente, andiamo a farci la camminata che male non ci fa. Sì, anche se io sono tutta acciaccata. Non bisogna mai mollare, bisogna andare. Quindi buonanotte ragazzuoli, ci vediamo domani con un nuovo episodio. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti ragazzuoli, risveglio dall'Eurospin effettuato. Stiamo facendo giro di ricognizione, nel senso che stiamo sistemando tutto. Andiamo a prenderci un bel pezzettino di focaccia ligure qua dai nostri amici di Rondo. Facciamo colazione, arriva Emiliano, salutate Emiliano, lo accompagniamo a lavorare e noi ci teniamo la sua macchina perché facciamo un po' di commissioni. Chiamalo e digli di prendere già le chiavi della moto, che se nel ritorno riesca a passare in macchina che è più comodo sotto la linea, almeno vediamo se parte, se succede tutto, se tutto va alla norma, ecco. Perché inizia quasi la stagione ora per usare la moto e mi ha chiesto lo so, metti in moto. Allora gliela metti in moto, guardiamo che è tutto ok e almeno la può usare. Deve riattivare l'assicurazione se non sbaglio, no, l'ha già attivata perché l'ha messa in strada e facciamo un po' di cose tutti assieme. Stamattina mettetevi, sedetevi sul divano caldi perché ce n'è da fare. Sapete che su 4 ruote non vi stancate mai. Ah no, è impossibile. Vacanze sono finite, ve lo dico già, quindi posti belli ne vedrete pochi. Ora spiagge dronate, vedrete pannelli, vedrete quelle cose, ma spiagge per un po' dimentichiamocele. Sì, neanche possiamo fargli vedere niente, le spiagge. Tra l'altro oggi anche... Le cose... no. Niente, solo cose serie. Tortino di riso finito. Vamo, che Jessica deve passare l'aspirapolvere, se no mi sgrida. È già lì pronta a scalpitare, vado fuori. Ieri c'era una giornata spettacolare. Oggi abbiamo prodotto brutto tempo, porca miseria. Questa non ci voleva.
Ecco il bro, salutate il bro. Questo è il big bro. Oh, bella bro. Che bello, tutto elegantino. Tutto bello. vestito. È il contrario di noi, non guardate noi, non guardate lui. Cioè. Troppo fighetto, Perché sono scappato. Ecco, per quello. Guarda con la palla. Partitelle sono importanti, Big G. Vabbè. L'altra volta ci siamo messi a giocare a calcio e a basket a Sant'Ermete Wow. alle 2:30 di notte. Buono, ottimo. Come i bambini. Arrivati dal lavoro di Emiliano, saliamo su che salutiamo anche Se mio vogliono andare a suocero. mangiare da Emiliano, che li serve Emiliano. Preparate il questo portafoglio, più che altro per la mancia. è hotel, palazzo. Vescovile, ristorante Il Vescovado. Ora vi facciamo vedere per salire com'è. È anche una residenza d'epoca che ha 4 stelle. Non è economicissimo, ma guardate la vista che poi c'è da lassù. Peccato Però che oggi si non mangia c'è. veramente bene, eh. Sì. Peccato che non c'è il tempo bello oggi da far vedere la vista, però Si deriva chi ha da capire capisce. Si deriva TV è arrivato il tempo brutto. Come guardo tempo. Allora, prendendo il primo ascensore si arriva a questo punto e avete già questa vista. Peccato il tempo, ma questa è la vita. Poi si fa una passerella, si va lassù che c'è l'altro ponte che ti porta su, l'altro ascensore che ti porta su, e da lassù lo vedi meglio. Ah, e lassù c'è già mio suocero, mi sembra. È Corrado quello, ne? Sì, no, è il vescovo. È il vescovo? E qui c'è l'altro che ti porta su. Eccoci arrivati in cima. La vista che c'è da qua su. Sempre dall'ascensore ancora. Buono, abbiamo lasciato Emiliano sul lavoro. Già tardissimo, dobbiamo fare 1 miliardo di cose. Chi volesse conoscere Emiliano sa dove venire a trovarlo se solo dorme o mangia qua, perché Il paesino è Noli. Noli, Caponoli. Ora iniziamo il Tour de France a far commissioni. Prima tappa Brico, officine. Devo prendere una ciabatta per terminare un lavoretto dei signori del Canada che avete già visto il video. Siccome non era arrivato l'inverter, sta arrivando l'inverter, tutto programmato al secondo, e devo prendere la ciabatta per mettergli le prese della 220. Presa, spina presa. Giro commissioni continua. Ora ci fermiamo in un altro panificio dove ci avevano già detto che la focaccia era buona, ed vediamo se, che ce l'avevano detto Anna e io non mi sono a Fran. Vabbè, ce l'avevano detto i nostri Alessandro. Quindi ora ci rifermiamo e ne prendiamo un altro pezzettino, sperando che sia buona. Vai in missione, Jessica. Cosa prendo? Anche del pane o no? Boh, vedi tu se c'è un anno che ti ispira. Com'è chiuso? Chiuso. Giorno di riposo? Mi sa che è il giorno di riposo. Da martedì al sabato. Ah, domenica e lunedì chiusi, 2 giorni. Fanno doppia, là. Ci vedremo se abbiamo tempo domani mattina, se no al prossimo giro. Vamos, altra tappa. Siamo venuti a vedere se parte la moto di Emiliano. Facciamo tutto in live e in diretta. Vediamo come si evolve la situazione. Qui c'è la moto. Magari non c'ha neanche più benzina, perché è ferma da un botto. Vai, in diretta. Tutto in live. Chissà se c'è batteria e se c'è benzina. Mi ha spaccato anche lo schermo. Al quadro si accende. Guardiamo se c'è benzina. Che si è infossata. Gli residui ci sono, bisognerebbe capire se è benzina o acqua. Cosa bisognava schiacciare? Qua c'erano le combo, freno. Ah, il freno l'avevo messo nuovo, guarda come va. Così, quindi. Non c'ho batteria sufficiente, bisognerebbe provare a venire con il battery monitor lì. Il battery monitor è dentro, perché non gli dà link. Non lo so, magari lo parlo. Bisogna venire con una bottiglia di benzina anche. Come avete potuto vedere, senza benzina la moto non parte. Ora facciamo tappa caffettino da Caviglia, vado al bagno e poi andiamo a prendere un po' di benzina e il power bank per dargli un po' di scossa alla batteria che probabilmente non ha tanta forza. Ti come vuoi fare. Tu cosa fai? Vieni con me o stai con la mamma? Uguale, vengo con te? Vieni con me, sì. Sì, che se no Poverino. abbandono. Vabbè, ricolazione è fatta. Ora sto abbandonando Jessica e Christian da un cinese per prendere una tanichetta vuota per metterci la benzina, se quelle usa e getta. E io intanto vado dal camperozzo per
prendere il power bank per fargli l'avviamento e 2 attrezzi per smontare e arrivare alla batteria, ecco. Vamo. Allora, io ho recuperato gli attrezzi, Jessica ha recuperato tanichette e cose varie. Emiliano giustamente fa: guarda che senza lavavetri. Vabbè, allora, come mettere benzina nella moto. Jessica ha preso un lavavetri dal cinese, l'abbiamo svuotato nella macchina, così ora c'è il lavavetri, e l'ho riempito di benzina. Ho fatto 2 euro lì dentro, altri 8 euro per far 10 euro in macchina. Ora andiamo a vedere se parte. Crociamo le dita, speriamo in bene. Non c'è il tempo di sistemarle, più che altro, non tanto dalla voglia, è il tempo che manca. Jessica ha messo la benzina, io ho tolto la sella, ormai anche questo mi muore oltre il campo. Poi attacchiamo l'avviatore per dargli una salaccata di corrente, vediamo se tra la benzina e la salaccata di corrente. Poi avevamo già rifatto l'impianto elettrico un po' qua. La benzina è aperta. È asciugata tutta la benzina, c'è l'impianto vuoto, che era secco, deve metterci qua anche un tubicino. Niente, non è partita. Io direi che questa moto qui può fare solo che una cosa. Noi qui abbiamo uno spacciacarrozze che si chiama Anselmo. Adesso gli scrivo un bel messaggino a Emi, portala direttamente da Anselmo che fai prima, giusto? Finì il film, io basta. No, perché ci abbiamo già messo mani ovunque, smonta, rimonta, fai. C'ha dei pezzi che sono introvabili, non si trovano, è un disastro. Vabbè, vedrà Emi cosa fare. Io quello che potevo fare l'ho fatto. Noi ci abbiamo provato. A dopo. Tornati su casa su 4 ruote, stiamo prendendo tutto quello da portare ora in casa di mia suocera. Olio, cannoli, ricotta. E andiamo a mangiare là il tutto. E tra l'altro c'è anche una colomba da mangiare che gli hanno data a Emiliano, che era per Pasqua, però l'hanno tenuta per noi, che l'aveva fatta dove lavorava lì a Cuneo, dove fanno proprio le colombe, dove lui dove ha lavorato, che ha fatto tipo quella specie di stage, e quindi lì fanno proprio le colombe, e ne aveva portata una e la dobbiamo assaggiare assieme. Allora, siamo andati su a mangiare, tutto a posto, e nel mentre è arrivato anche un pacco che ora ve lo faccio vedere. Guarda qua, guarda che bello, ti ho fatto il regalo, amore. Guardate cosa gli ho regalato a Jessica. Oh amore, grazie, che bel regalo. Ho aperto il cofano della macchina e gli si sono illuminati gli occhi, eh. Carino. Volete vederlo anche voi? Lo facciamo vedere i follower. Sì, dai, guarda come con tanto amore me l'ha regalato. Aspetta, mettiamo la mano davanti. Oh, che bel regalo. Questo salumiere, che regali che ti fa. Nuovo lavoro. Direzione Savona, perché? Perché praticamente ricordate il problema che ha sempre il nostro camperozzo del minimo quando è caldo, che borbotta, che accendiamo l'aria, la fare. Mi si è accesa una lampadina cercando. Non è che ne abbiamo più parlato più di tanto. No, perché tanto non si è tolto il problema, così ogni video gli dico che c'ho il problema. Sì, no, il problema c'è sempre, nel senso. Finché non mi è mai venuta qualche idea, tipo l'altra volta avevamo cambiato il debimetro, l'avevamo detto, ora stiamo provando quest'altra flash che è venuta in mente, ovvero guardando su internet, centralina, cosa può essere, ti dicono che potrebbe essere il sensore della sonda lambda, che noi non abbiamo perché non c'è il catalizzatore, quindi escludiamo. Il debimetro, che l'abbiamo sostituito e non è quello, quindi lo escludiamo. Il sensore delle valvole GR, che non è il nostro problema perché noi la nostra meccanica è esclusa e quindi non è un problema. È rimasto il sensore dell'albero motore, che è nuovo, il sensore di battito, che non l'ho mai sostituito, ma teoricamente forse questo non sono sicuro al 100%, i motori diesel forse non ce l'hanno, non ne sono sicuro al 100%, ma ora vediamo il marchetto cosa dice. Quindi c'hai 2 sensori. È rimasto, se ce l'ha il sensore di battito da sostituire, e il sensore, dicono che questi sensori sono quelli che potrebbero dare il problema del minimo, e l'altro sensore potrebbe essere quello della temperatura motore. Quindi a me si è accesa la lampadina. Siccome è un problema che fa solo a caldo,
e solo se non carichi il motore. Quindi mi si è accesa la lampadina, ho detto allora a freddo non lo fa. Quindi a freddo quando io lo metto in moto, ricordate tipo il garellino, il ciao, i motorini che tiravi l'aria, no? Quindi tu andavi a chiudere l'aria ingrassando la miscela e lo accendevi a freddo, rimaneva al minimo leggermente alto perché ti serviva una carburazione leggermente più grassa per poter far scaldare il motore prima. Poi o la mollavi tu manualmente oppure poi sono usciti i mezzi più recenti che in automatico si livella tutto. È sorto il dubbio del sensore di temperatura, come ho letto su internet, e ho detto allora sta a vedere che il sensore di temperatura lascia tipo il comando dell'aria, cioè come che la centralina deve chiudere l'aria. Mi è sorto il dubbio che questo sensore cosa fa? A freddo fa il lavoro ben fatto, quindi lascia tipo non chiusa l'aria perché non è meccanica, è tutta elettronica lì che manda impulsi. Da freddo lavora bene, quindi vuol dire che manda la giusta aria e gasolio, ma quando è caldo tipo rimane inchiodato che chiude l'aria e manda più gasolio e quindi tipo come che si ingolfa e fa questo borbottio. Questo è quello che mi viene in mente in teoria nel cervello a me, e calcolando che ormai ne ho spesi di soldi e sto sensore costerà 20 euro, andremo a mangiarci una pizza in meno, vado a comprare il sensore. Tutto questo discorso che ha fatto per dirvi cosa sono da fare. Stiamo andando a prendere questo sensore. Prendo sia quello della temperatura sicuro, e se ce l'ha anche quello di battito, così tagliamo l'ultima testa al toro. E poi basta. No, fuori di tagliare testa al toro non ci sono più tori. Non c'è più soldi, più che altro. Vabbè. Vediamo. Dove è più che non mi ricordo nero qua. Vediamo se trova il tutto. No. Aggiornamento dei sensori. Allora, praticamente il ricambista mi ha dato un'ultima spiaggia. Sono andato da un ulteriore meccanico che era il capo officina Ford a chiedere se sapeva. Secondo lui potrebbe essere il sensore di temperatura della pompa dell'alta pressione. Noi quando abbiamo messo la pompa dell'alta pressione nuova, tanto facciamo caffettino time, si è presupposto che potesse essere il sensore che regola la pressione sulla pompa. È stato cambiato, ma non è stato quello. E questo meccanico mi ha detto guarda che potrebbe essere il sensore di temperatura del gasolio dell'alta pressione. Quindi ora torno dal pompista con il camper e lo faccio attaccare al computer per vedere la temperatura del gasolio, se è corretta o meno, e vediamo cosa dice. Se no potrebbe essere qualche spinotta, ha detto lui. Lui esclude la centralina, come dice Jessica, ed esclude che possa essere il sensore del liquido refrigerante come pensavo io, o il sensore di battito. Ma se l'ulteriore prova non dovrebbe portare frutto, lui ha detto di trovare un rimappatore delle centraline come Dio comanda e fargli controllare tutti i parametri sulla centralina per capire se tutto va come deve o no. Ora vediamo quest'ultima prova e poi vediamo. Allora, siamo andati dal pompista e mi ha dato il sensore di temperatura gasolio della pompa dell'alto. Non so quando lo monterò perché non ho il tempo neanche di respirare in questo momento, in questi prossimi giorni, perché lo vedrete. Anche oggi è stata una bella giornatina e ora devo... Il bambino che avete visto a pranzo, l'inverter, domani mattina alle 9 lo devo montare subito. Poi bisogna partire di corsa, quindi ce n'è. Ora andiamo a casa mia suocera a mangiare cena che ci ha invitato e via. Cosa dite? Quando andiamo via portiamo via anche un Iveco Daily nuovo? E poi se poi non c'ha problemi. Poi cosa facciamo? Mi aburro, mi stufo. Poi Invece così almeno... soldi, se no poi ci tocca metterci da parte i soldi. No. Non si può mettere da parte i soldi. Vanno spesi. Da spendere. Vabbè, anche questo ce lo teniamo così. Stasera fusilli al sugo con le costine. Buon appetito a tutti. Buon appetito. Allora, finito di mangiare la pasta con le costine, ora assaggiamo il piccione viaggiatore. Questo è Pippo. Questo viene dal ristorante La Corona Imperiale, 2 stelle Michelin. Non una, 2. 2. Che è il suo cuneo.
non è a Cugno, aspetta che ti dico il paese, che te lo dico. Dov'è il mio telefono, scusa, Ma c'è scritto qua, antica corona reale. No, aspetta. Atelier Rulli di reale. tamburo che ce la facciamo, eh? Aspetta, andiamo a E cercare. dove ha Emiliano. lavorato Emiliano 2 mesi. Esatto. Diciamo che dove nasce la colomba, giusto qua in questo paese? È fatta diversa dalle solite colombe, quindi io non so realmente, io non la conosco come modello di colomba fatta così. Cervere. Che sta vicino in Piemonte. Cervere, sì. In Il ristorante è l'antica Corona Reale. Se volete andare a mangiare Stelle lì, Michelin. ci ha lavorato Il Emiliano. portafoglio bello fisarmonica, gonfio, minimo sono 250 a cranio più il bere. 2 piotte e mezza. Per noi. Se vogliono vado a lavare i piatti io. Ora l'assaggiamo. E il calzolaio può dare il verdetto del piccione. Buon appetito. Tu cosa fai? Assaggia la colomba. Assaggi con noi la colomba? Certo. Abbiamo letto gli ingredienti, prima che l'abbiamo letti ci voleva 6 mesi perché le albicocche sono fatte e cresciute nell'albero tal vita. C'è la nome anche dell'albero. Mangiati sta colomba, non ci rompere. Come dice anche Cosalone, della KCCP, della mozzarella, devi sapere la latte della mucca. Mangia sta mozzarella! Ne vuoi un pezzo? Certo che Bella morbida, buona. È sofficissima. Buona. 27 giorni di lievitazione, 40. È buonissima. Buona. No, buona, però. Ha detto che una colomba così costa 30 euro. Ce la gustiamo. Niente, praticamente è arrivata anche l'Emiliano. Zio! Bella bro. Aveva il corso da sommelier stasera. Però si è svanito che non era stasera. Perché è un ragazzo molto serio. Ogni tanto Svalvo. il cervello. E beh, il seme non menta. Non è che da un pero nasce un melo, ragazzi. Buona, siamo giunti al termine della giornata. Qualcosa l'abbiamo fatto oggi, no? È così. Ma preferivo stare in Sicilia, stavo meglio. Vabbè, là è di vacanza. Ma se vieni in Liguria non sei Beh, in ma non vacanza. sto oggi, cioè, non è che oggi ci ho lavorato. Però sono scoppiato peggio quando faccio l'impianto al litio. È come se lavorassi. E vai a destra e a sinistra, su e giù, da quello a quell'altro, e su e giù, a destra e a sinistra, e su e giù, da quello a quell'altro, e su e giù, a destra e a sinistra. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani, che domani si monta il bambino, si montano un po' di cosine, liberiamo i clienti e via! E poi si parte, pranzo e si parte. 300 km ci aspettano, no, un po' meno forse, vabbè, qualcosa del genere. Buongiorno, risveglio dall'Eurospin, probabilmente ultimo risveglio dell'Eurospin, perché dobbiamo partire, andare subito da un altro punto per montare l'inverter e fare quello che c'è da fare. Poi pranzetto tutti assieme e via. Quindi vamos, andiamo a fare qualcosa che è tardissimo già. Arrivati a destinazione, siamo dal cimitero di Zinola. Allora, finito di montare l'inverter, fatto al volo, non vi ho fatto vedere la procedura perché tanto l'avevate già visto questo lavoretto, ma almeno ora lo vedete finito, perché i signori devono partire, noi anche, quindi abbiamo dovuto fare tutto di corsa e finire il lavoro come si deve una volta sola. Questo è il bambino montato, fatto il collegamento della 12 alla 220, c'è il suo fusibile, tutto in ordine. Questa parte era già stata fatta, solo stato aggiunto l'inverterino. Vamos, ora a mangiare. Allora, siamo arrivati a Chigen, abbiamo posato il camper, ora andiamo a mangiare con Emiliano e la Dina, che andiamo dal Cino a Savona, non so quale, lo vedremo poi dopo. L'officina che è un po' più comodo. Ok, l'officina che è un po' più comodo. Vamos. Tutti riuniti al cinese. Siamo tutti. Anche il signor Emiliano qua. Buongiorno. Un pazzo questi cappelli. È abbastanza. Il mini bro sono tagliati i capelli, guardate che fighetto, eh? Ora sperando di non far casino e fare gli ordini giusti e mangiare. Chiudi la bocca che c'entrano le mosche. Al computer. Siamo a posto. Allora, Sì, vediamo no, se ci tutto- sono non ci sono i gnocchi di È riso. tutto no? riso, Io non rido mai. noodles, ramen, Ma dai? spaghetti, Niente, volevo yakisoba. gnocchi di riso. Ti prendo un ramen No, che se poi vuoi. forse non si chiamano gnocchi di riso, c'è un altro nome magari, no?
Vabbè, è iniziato ad arrivare un po' di roba, buon appetito. Buon appetito. Cosa ti sei presa? E la... Il cono, Sì, buono. con un gelato. Col riso. È già il dolce lei. Già il dolce. Buono. Quindi si è preso il riso bene, il sushi, sashimi, che cos'è? No, ma quello non mi Sushi e di piace. là onigiri. Ok. No, un po' di roba ne è arrivata già. Ora ripartiamo con gli altri ordini. Siamo abbuffati perché avevamo fame, È perché è tardi. Però, Vabbè, ci vediamo piano piano. gli altri piattini. E come piatto finale, cosa fai? Non te lo mangi un gelato fritto? Beh, certo, cioè, voglio dire. Dopo 27.000 piatti, gelato fritto ci Gelato vuole. fritto ci vuole. Tanto abbiamo salutato mia suocera che è andata a lavorare. Io mangio le bacchette. Ah, bravo. Sono i Mikado. Eh sì, esatto. Abbiamo finito di mangiare e ora andiamo dal camperozzo. E ora vediamo. Prima si paga. Prima si paga, se no ci ricorrono dietro. Vabbè, se no lasciate me per ultimo, tanto sono quello che corre più veloce. Ah, così almeno. Via, tornati indietro a Chigen, ora caffè al volo, salutiamo Emiliano e noi partiamo, direzione Sconosciuta. sconosciuta. Mettiamo su Google Maps direzione sconosciuta e vediamo dove ci porta. No, fai il pieno al camper e dove che devo arrivi farlo? arrivi. È bravo, è Poi- 500 km. Non è che c'è una grossa. Scegli la direzione. Ok, vediamo dove ci porta. Mare. Mare. Vediamo Vai se- dritto anche in mare. Sì, 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 vediamo dove arriviamo. Sott'acqua. Tanto è camper sottomarino. Sottomarino. E dobbiamo fare anche il pieno, sì, prima di partire. In teoria anche acqua. Però E anche il carico e scarico dell'acqua. Però fa niente. Non fa per cose. No? Se invece il carico dell'acqua lo riempi di benzina e poi la benzina Sul doppio dall'acqua della la metti benzina. nel motore. Sarebbero 150 litri in più di gasolio. Ah, strada ne fa. Fai, strada ne fai 1000 facciamo. di chilometri. Anche di più perché il serbatoio dovrebbe essere 70 litri. Vedi? Quelli sono tre, sarebbero 3 pieni. Fai 5 di 1500 chilometri. Non è male. Facciamo così. Riempiamo tutte le taniche di gasolio. E qua c'è casa su 4 ruote, ecco che siamo arrivati. Caffettino volante e via. Caffettino time. Guardate il mini bro, fate vedere i capelli, non hai fatto vedere tutto il taglio. Vieni a chi Ninni. Ah, davanti sono rimasti così sopra. E dietro e di lato. Sono di qua nelle scritte. È scritto. L'ho Vabbè. scritta. Scemo Scemo chi chi legge. Maranza, sei un maranza così, Sembra fatto e per pelle. finito. Ok, pieno fatto. Entrati in autostrada. Vamos! Un paio d'ore ci aspettano di viaggio. C'è una giornata bellissima sulla A26 e tra l'altro è anche uno spettacolo vedere le montagne imbiancate con questa giornata di sole così, è bellissimo. Noi stiamo procedendo, ho fatto lavorare un po' Jessica, guardate cosa gli ho fatto fare, poi ci sarà I bambini devono fare i giochini. E niente, quanto ci manca? 35 minuti. Alla prima tappa, al primo check e poi c'è un'altra oretta forse al secondo check, più o meno. Vabbè, seguimos. L'unica cosa è che c'è parecchio vento, che non l'ho mai trovato tutto questo vento. In queste zone qua sulla 26, questa tratta, non ricordo di averla mai fatta col vento. Ci sono delle follate oggi, così, ogni intanto, vabbè. Ora mi sa che Jessica la mandiamo a fare una cosa che siamo illegali a farla, un caffettino time. Illegale, non si può. Altra deviazione e ora andiamo a prenderci un bel aereo in quelli di Malpensa e ce ne andiamo in Canada. Siamo arrivati alla prima tappa, nel senso da Magenta, che abbiamo qua alle nostre spalle. Facciamo carico e scarico e poi abbiamo ancora l'ultima mezz'oretta, più o meno 40 minuti a destinazione. Vamo. Però forse prima devo passare da un tecnomat, devo vedere se c'è vicino a dove vado o ci passiamo di qua da qualche parte, devo studiarmelo ora. Ma prima carico e scarico e mi faccio la doccia io perché ho già pranzo. Jessica è andata a farsela con la sua mamma, io ho finito il lavoro impiccato per poi andare a mangiare, non mi sono riuscito a lavare, quindi ora mi faccio la doccina.
Ah, scusate perché mi hanno sgridato. Anche Christian si è fatto già la doccia in casa della nonna e io sono l'unico che non mi sono lavato. Però tu eri a lavorare, ci sta. No, io sto guardando il mare. Ah, passeggiare. Ho detto, mare quanto è bello, mi hai ispirato un sentimento. Niente, abbiamo finito carica e scarico e ci sono due signori con stranieri, non so se sono inglesi, di cosa sono, comunque erano un po' in difficoltà perché gli si è bucata una ruota. Qui ci sono 7-8 camper, ma tutti che lo guardano, ma nessuno che lo aiutava, era un pochino in difficoltà. Allora sapete che Angelo c'è sempre e allora Angelo adesso lo sta aiutando. Ecco tutti al lavoro, facciamo del bene che non si sa mai nella vita, potrebbe venirci sempre utile, che se ci potremmo trovare in difficoltà anche noi, è una mano è sempre buona accetta. Finito di fare il meccanico, ha fatto Vabbè, questo è un SOS. Mi dispiace quando vedi gente comunque già a una certa ora, è tutto chiuso. Sì, poi poverino era un po' in difficoltà. Si vede O che comunque magari... diciamo anzianotti, magari non sapevano far niente, quindi cioè, non sai mai cosa com'è l'altra parte, perché uno che, come posso essere io, dovessi bucare una gomma e mi fermo, mi tolgo subito dalla popò, nel senso, uno che passa mi vede che sono già un po' cioè che magari lo che sai ci traffichi, fare. ecco. Questi poveracci non sapevano niente, non so se magari era in affitto il camper, non lo so, comunque mi sono sentito in dovere di dare un contributo. Di qua? Vabbè, comunque li ha aiutati, gli ha cambiato la ruota e ha messo quella di scorta, no? L'ho gonfiata. L'abbiamo gonfiata e... Tutti che non riuscivano a capire coi camper come faceva a avere crick elettrico, compressore, gonfio le gomme. 3 secondi, quanto ci ho messo? Sì, poco. 5-6 minuti forse. Sì. Tirato sul camper, tirato giù la ruota, messo l'altra, gonfiata, via, a posto. Poi sto, manco un gommista. Vabbè, dai. Speriamo che ci torni indietro. Sì, ma non No, perché mi si rompe il ci camper. torni indietro il bene che noi facciamo, per carità di Dio. No, per dire che ha già dato. Quindi ora andiamo alla seconda tappa. Ora andiamo sotto la casa di Berlusconi. Ah, andiamo da Arco. Berlusconi. 40 minuti siamo arrivati, dai. Siamo arrivati a destinazione. Guardate dove è già Jessica, andata in branda. Scombussolata, di testa sei scombussolata. Guardate ragazzi, stasera insalatina. Lì c'è un nuovo progetto. Lì andremo a fare un'altra bella... sarà da divertirsi lì. E c'ha una cosa quel camper che io non ho mai visto, poi ve la faccio vedere assieme nel prossimo episodio, perché ora finisco l'insalatina e vado là dietro anch'io. Sono le 22:48. Sono le 11, però devo ancora finire di trovare un attimo 2 cose. Ci vediamo domani con un altro episodio. Ciao a tutti, buonanotte a tutti.